Allora ragazzi, la domanda che mi viene spesso rivolta è: Pier Giorgio, quanto si annaffia la zucchina? Ragazzi, non è che c'è una misura precisa di quanto si annaffia la zucchina, e comunque la regola è che quando sono grandi così, che le zucchine iniziano a produrre e noi raccogliamo in quantità, occorre annaffiarle tutti i giorni, e si preferisce annaffiarle soprattutto la sera. Perché la sera si annaffiano? Si annaffia, e ve lo consiglio, preferibilmente la sera. C'è un motivo: la sera il sole ha iniziato a battere meno sul suolo, addirittura qui sul telo nero pacciamante, l'acqua che va sotto alle piante inizia a bagnare il terreno, però la pianta va verso la notte, ecco che ha tutta la notte per prendersi con tranquillità quell'acqua ristoratrice. Ecco che tutta la calura che ha sofferto durante il giorno la smaltisce durante la notte, e la mattina sta lì bella fresca e vegeta e ha la forza di affrontare di nuovo tutta la giornata. Se invece noi annaffiamo il mattino piuttosto che durante la giornata, quell'acqua chiaramente va nel suolo, ma il sole la scalda. Il mio nonno diceva: fa calla fredda, guai ad annaffiare durante il giorno. Che vuol dire? Che quell'acqua si riscalda molto, addirittura tende a cuocere le radici superficiali, e la zucchina ne ha molte in superficie. Ecco che conviene sempre annaffiare in tarda serata, e preferibilmente con acqua già prelevata durante il giorno, in modo che è a temperatura ambiente, ancora meglio. In impianti come questi, con le colture intensive, è semplice. Qui c'è il telo pacciamante nero, l'ala gocciolante sotto, la sera si attacca il motore piuttosto che si apre la presa dell'acqua e si annaffia, gli si dà un'ora, un'ora e mezza di innaffiamento a secondo i fori dell'ala gocciolante, e abbiamo risolto. Ma chiaramente quando abbiamo invece i piccoli orti vi consiglio di fare in questo modo: prelevate l'acqua al mattino, la metterete nei vostri contenitori, gli annaffiatoi, i secchi, insomma quello che avete, in modo che sia riscaldata durante la giornata. Quando è la sera andate giù con l'innaffiatoio al calar del sole, in modo che uno sta anche un po' più fresco e rilassato, e annaffia tutte le piante. Chiaramente controllate sempre che il terreno sia al massimo umido, mai troppo bagnato, e tra un'annaffiatura e l'altra fate asciugare leggermente il terreno sopra di un paio di centimetri. Basta scavarlo un po' con un dito e vi accorgerete di questa, diciamo, prerogativa. Poi, una volta che ci avete fatto l'occhio, una volta che ci avete fatto la mano, vedrete che sarà molto più semplice, verrà con sé. Per risparmiare un po' le risorse idriche vi conviene sempre fare la pacciamatura. È quella tecnica di adagiare vicino alle radici della pianta del materiale che riesce un po' a far ombreggiatura sulle radici stesse, sul terreno, in modo che il sole non scalda direttamente le radici e l'acqua non evaporerà così velocemente. In questo modo il terreno sotto questo strato pacciamante, che può essere paglia, sfalci, addirittura a volte, se non hanno le patologie fungine, le stesse foglie che voi tagliate, le mettete delle zucchine, le mettete intrecciate un po' sotto la pianta per un paio di giorni e vanno bene. Poi chiaramente si degradano e occorrerà di nuovo fare la pacciamatura, però sotto questo strato diciamo pacciamante si mantiene il terreno più fresco, più umidità, potrete risparmiare qualche annaffiatura sicuramente, e comunque la pianta si stressa meno. La pianta della zucchina, ragazzi, non deve mai soffrire la sete. Se le vostre zucchine le vedete durante il giorno che le foglie appassiscono un po', fanno le orecchie da cocker, lì sono guai, perché magari noi non ci siamo accorti, la pianta ha sofferto, non ha inviato i liquidi al frutto, alla zucchina, all'ortaggio, e lei un po' si è stressata, ha sofferto, non è stata alimentata dai liquidi, si è un po' appassita, e quella zucchina diventerà amara. Anche se noi annaffiamo la sera e la mattina la pianta si è ripresa, comunque quella zucchina non sarà dolce come quando non avesse mai sofferto la sete. Sì, vi saluto così, mi raccomando, sempre prodotti biologici, pollici in su, iscrivetevi al video e ci vediamo alla prossima. Un abbraccio a tutti da Pier Giorgio.